Ciao a tutti e ben ritornati sul mio canale. Oggi vi voglio far vedere come unire le mattonelle, ok? Vedo che molti appunto me l'hanno anche chiesto. Ci sono vari modi per unire le mattonelle. Noi qui abbiamo la mattonella che abbiamo fatto con il fiore africano già nell'altro video e adesso vi farò vedere dei modi, vari modi per poterle unire, perché non ce n'è solo uno, ce ne sono parecchi. Ok, quindi iniziamo subito con allora il primo metodo che vi faccio vedere è mettere il dritto con il dritto, quindi lavorare con il rovescio, ok? Allora, cosa molto importante, qua per ogni lato bisogna avere le stesse maglie per poterle chiudere. Anche qua negli archetti, in questo caso, come potete vedere, qua ci sono 2 catenelle che abbiamo fatto, quindi una catenella la lavoreremo su questo lato di qua della mattonella, l'altra la andremo a chiudere per fare quest'altro lato di qua, ok? Quindi il primo metodo che vi faccio vedere, allora in questo caso si inizia quasi sempre dagli archetti, ok? Ci possiamo andare a mettere anche dentro l'archetto stesso, ok? Facciamo una maglia bassissima e poi andiamo a prendere praticamente tutta la maglia di qua della parte davanti, la parte più verso di noi, e tutta la maglia dalla parte più distante a noi, quella dietro, ok? Cercate sempre di prendere le maglie, se questa è la prima maglia alta che andremo a chiudere, anche dalla parte dietro deve essere la prima maglia alta, così vi ritrovate poi sempre nel lavoro. E andiamo a fare una maglia bassissima. Quindi di nuovo tutta la maglia della prima mattonella e tutta la maglia della seconda e andiamo a fare una maglia bassissima. Questo metodo forse è quello un po' più semplice. Tutta la maglia da una parte e tutta dall'altra. Non tiriamo solo molto il lavoro, cerchiamo di farlo molto largo, perché sennò poi dopo stringe tutto e non è bello. Ok, quindi si prende tutta la maglia da una parte e tutta la maglia dall'altra parte e si fa la maglia bassissima. Molto semplice, questa va fatta appunto sul rovescio, in modo che non si vede niente, viene tutto un po' nascosto. Adesso facciamo ancora giusto 2 chiusure magari, così vediamo, vi faccio vedere come viene sul dritto poi, ok? Quindi ok, vedete, questa è una chiusura praticamente tutta bella dritta così. Poi sempre con il rovescio invece, così che ce l'abbiamo già dal rovescio, abbiamo un altro metodo sempre da poter fare, che è prendere solo la maglia, non tutta come la prendevamo prima, ok, ma solo quella più vicino a noi, ok? Quindi solo metà maglia, quella più vicino a noi, e invece dall'altra mattonella quella più lontana a noi. Quindi dobbiamo andare a prendere le 2 maglie, quelle più esterne, ok? Non quelle interne, quelle più esterne, e fare sempre una maglia bassissima. Quindi quella più esterna, cioè quindi più vicino a noi, e più esterna, quindi più lontana a noi. E facciamo sempre una maglia bassissima. Una e 2. Una e 2. Questo è un altro metodo pure molto semplice e viene molto carino, perché adesso poi vi faccio vedere come rimane sul dritto. Quindi la catenella
solo, cioè la maglia solo la parte più della prima più vicino a noi, della seconda più lontana a noi. Ok, anche qua sempre molto morbido, non tiriamo il lavoro. Ok. Ok, e adesso vi faccio vedere, vedete com'è rimasta. Praticamente è rimasta la parte della catenella che non abbiamo lavorato, quindi è rimasta sta sorta di righina, rimane sta righina che è molto molto carina comunque. Quindi queste sono due versioni di chiusure. Un altro metodo che vi faccio vedere, sempre per la chiusura, ho cambiato innanzitutto la mattonella, è sempre fiore africano, però è diverso. Allora, sempre con parte del dritto e dritto, ok? Quindi appaiamo i rovesci uno sull'altro, ok? Poi a questo giro uso anche un colore diverso, tipo adesso sto usando l'azzurro che è lo stesso con cui ho fatto qua il contorno, e se volete potete usare anche, per carità, lo stesso colore, chiuderla con lo stesso colore, o se no farla anche con un colore diverso in modo da fare a contrasto, che diventa anche molto carino. Ok, allora per questa chiusura sul dritto prendiamo come sempre dall'archetto da una parte e dall'altra, tiriamo fuori il filo e facciamo subito una maglia bassissima, e poi prendiamo tutta la maglia della prima mattonella e tutta la maglia della seconda mattonella e facciamo una maglia bassa. Di nuovo tutta la maglia della prima, tutta la maglia della seconda e facciamo la maglia bassa. Questa chiusura è anche molto semplice pure questa, fatta molto per cucire i laterali delle borse, che viene meglio, più che altro dove ci sono i laterali, perché adesso guardate vi faccio ancora un paio di giri, vi faccio vedere come rimane. Ok, vedete rimane in rilievo, cioè rimane tutto sto bordino un po' così in rilievo, che per carità anche volendo fare una coperta e attaccarle così con questa chiusura va anche bene, cioè rimane anche così bella in rilievo, però diciamo che è più indicato appunto sulle chiusure laterali di borse, pochette, quello che sia, che rimane da una parte e dall'altra, e quindi qua rimane il lato bello un po' in rilievo. Poi sempre così, avendole sempre così dalla parte del dritto, un'altra chiusura molto semplice e molto carina è prendere solo la maglia, allora non più tutta, ma solo quella interna. Ok, vedete? Questa è tutta la maglia. Noi prendiamo solo quella interna della prima e quella più interna della seconda, quindi quelle più interne bisogna andare a prendere e fare una maglia bassissima e poi fare una catenella, di nuovo una maglia, quelle più interne, fare maglia bassissima e una catenella, la parte solo interna della maglia. Ok, fare la maglia bassissima e una catenella. Questa chiusura, una chiusura zig zag, ve l'avevo già fatta fare, adesso non mi ricordo se per una presina o per qualcos'altro, adesso non mi ricordo francamente, però ve l'avevo già fatta fare, magari ve l'avevo fatta fare prendendo tutta la maglia,
Però invece in questo caso nelle mattonelle vi faccio prendere solo la maglia più interna, solo una parte delle maglie più interne, perché adesso poi vi faccio vedere come rimane. Quindi una maglia bassissima e una catenella, maglia bassissima e catenella, ok, ne faccio ancora due così faccio vedere bene l'effetto com'è. Maglia bassissima e catenella, ok, e questo vedete è l'effetto tutta zig zag che rimane e siccome abbiamo preso solo la parte interna della catenella, rimane sia da una parte che dall'altra tutto sto bordino che sarebbe l'altra maglia, la parte della maglia che non abbiamo preso, e questa anche è molto molto carina, vedete, rimane tutto così a zig zag. Un'altra chiusura, anche sempre molto semplice, abbastanza veloce, e questa chiusura ve l'avevo fatta vedere già nelle mini mattonelle, nella presina, quella con le mini mattonelle, che magari vi rilascio di nuovo il link qua sopra, però ve la faccio rivedere. Anche qua, allora abbiamo qua in questo caso nell'archetto abbiamo due catenelle, quindi andiamo a prendere solo una per andare a chiudere questo lato e l'altra la lasciamo per questo lato. Le mattonelle bisogna averle così un po' vicine, cioè averle una vicino l'altra. Quindi si inizia con la prima parte di questa mattonella, prendendo praticamente la catenella, solo la parte anche qua più interna, ok? E la parte più interna di quest'altra mattonella. Facciamo passare il filo, ok? E facciamo una catenella. E qua di nuovo prendiamo solo la parte più interna della maglia. A sto giro prendiamo prima quella più lontana a noi come mattonella e poi andiamo a prendere quella più vicina a noi. Prendiamo il filo e lo facciamo passare con una maglia bassissima, ok? Di nuovo prendiamo solo la parte interna prima di quella più lontana da noi e poi quella più vicina a noi, solo la parte interna della maglia, e facciamo una maglia bassissima. Anche qua questo lavoro cerchiamo di non tirarlo, ma come un po' tutte le chiusure, cerchiamo di non tirarle molto, perché sennò poi, cioè di non stringerle troppo, perché sennò poi tira tutto il lavoro, Quindi maglia bassissima. Anche questa molto semplice, solo un po', diciamo, problematico, se vogliamo metterlo così, un po' per tenere le mattonelle, però potete lavorare, se riuscite, anche messe così sul tavolo, cioè appoggiate a terra, quindi, e prendere le maglie, però lo trovo un po' più difficile. Quindi vi consiglio magari di tenerle in mano, cercare un attimino la vostra posizione giusta per poterle chiudere. E anche questa rimane con il bordino ai lati, come l'altra chiusura zig zag. Nell'altra praticamente facevamo anche la catenella, qua invece solo maglie bassissime, e rimane una chiusura appunto più dritta, più lineare, con sempre i bordini ai lati. Questa va benissimo per appunto chiudere le coperte, attaccare le coperte, attaccare le borse, le presine. Noi appunto abbiamo fatto la presina con le mini piastrelle, l'avevamo fatta con questa chiusura, quindi anche questa molto molto semplice. Sono varie, appunto, vi sto facendo vedere vari tipi di chiusure in modo che poi, in base al progetto che voi state facendo, potete scegliere quella più adatta a rifinire tutto il lavoro.
ok? Quindi anche questa molto molto carina. Allora, cosa molto importante anche, quando le dovete attaccare le mattonelle, vi consiglio sempre di attaccarle magari prima tutte in orizzontale e poi tutte in verticale, okay? Quindi adesso poi vi farò vedere anche qua, l'unione con altre 2 mattonelle, quindi diciamo qui l'incrocio, okay, perché appunto si incrociano le 4 mattonelle e quindi vi faccio vedere come, unirle in tutte insieme, okay? Allora continuo, fino a qui e poi vi faccio vedere. Allora sono arrivata, come vedete, alla fine. Ho fatto l'ultima maglia alta, okay, ho chiuso insieme e vado a chiudere anche la prima catenella che ci ritroviamo, okay? Cioè non ce la dimentichiamo perché la prima catenella fa parte ancora di questo lato, okay? Quindi prendo metà da una parte, metà dall'altra, okay? E faccio la maglia bassissima, okay? Adesso andiamo praticamente ad attaccare le altre mattonelle. Quindi prendiamo la prima e prendiamo la seconda. Qua la stessa cosa. Allora, dalle 2 catenelle, una è per questo lato, la seconda è per questo lato. Quindi noi dobbiamo andare a prendere, siccome stiamo andando in questo senso qua, quindi vedete orizzontale, dobbiamo andare a prendere solo una catenella, quindi la prima che va di qua. Quindi è questa per questo lato e per quest'altra mattonella è questa qua. Ok, e passiamo il filo, opla, dappertutto, ok, facendo una maglia bassissima. E quindi continuiamo a prendere un lato da una parte, un lato dall'altra. Quindi un lato da una parte e quello dall'altra. E continuiamo così la chiusura praticamente fino alla fine. Ok, così abbiamo unito le 4 mattonelle. Qui semplicemente siamo passati da una mattonella, vedete la chiusura di una, siamo passati sull'altra, quindi abbiamo semplicemente appunto fatto l'unione con una maglia bassissima. Quindi continuiamo appunto così fino alla fine e poi adesso vi faccio vedere la parte in verticale, in modo che così vi faccio vedere anche qua come passare praticamente sopra a questo incrocio, ok? Quindi finisco anch'io qua questa chiusura e poi la facciamo per lungo, per verticale. Allora ho finito l'unione, ok, quella che vi ho fatto vedere e poi ho iniziato a chiudere le altre due, così. Quindi sono arrivata quasi qua alla fine all'incrocio, così vi faccio vedere giusto l'incrocio perché tanto la chiusura normale semplice qui ve l'avevo già fatta vedere. Allora qui la stessa cosa, prendiamo sempre, mi manca qua l'ultima maglia alta da chiudere, da fare la chiusura, ok, e adesso andiamo a lavorare praticamente le catenelle con la catenella che era rimasta dalla parte
che non avevamo lavorato, ok? Quindi questa e questa da sto lato, ok, è una maglia bassissima. A sto punto, per passare dall'altra parte, si va a prendere l'altra catenella che avevamo lasciato dell'altro lato per fare l'altro lato, e anche qua si fa una maglia bassissima e come vedete ci siamo solo passati sopra, quindi non bisogna fare niente di difficile, ok? E quindi poi si continua con le maglie alte, ok? Quindi di nuovo da una parte e dall'altra, da una parte e dall'altra, e si fa così fino alla fine, fino a chiuderle tutte insieme. Quindi come potete vedere anche la chiusura così a 4, a 6, cioè che poi appunto l'S4, ma poi si possono attaccare tutte le altre, perché comunque vista una, fatta una, poi le altre vengono fatte tutte uguali, quindi la lavorazione è sempre questa. Quindi poi questa qua si va a finire fino alla fine. Quindi molto semplice, anche rimane molto bella, non rimane in rilievo, ok? C'è solo praticamente le maglie che passano una sopra l'altra, quindi è molto molto carina. Quindi io spero di esservi stata utile, di avervi dato appunto i miei consigli come chiudere le mattonelle, i miei vari tipi, quelli che conosco bene o male, appunto ve li ho fatti vedere anche a voi. Quindi vi ricordo che se il progetto vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video. E noi ci vediamo al prossimo progetto. Ciao!